Oggi sfogliamo insieme Burda Easy 2 2024, quindi il secondo numero del 2024, che è veramente fantastico. Andiamo subito a vederlo insieme. Questi sono tutti i modelli che troviamo all'interno, fantastici. Questa è la moda parigina che a me piace moltissimo. E andiamo subito a vedere il primo, che è questa bellissima t-shirt con le maniche corte, che ha un taglio slim, quindi molto aderente, ovviamente lo possiamo cambiare a seconda delle nostre esigenze, ed ha come caratteristica l'ampia scollatura che è profilata, quindi ha una profilatura che possiamo fare tra l'altro anche di un colore contrastante volendo. Vediamo qui nel dettaglio la profilatura. È stata realizzata in jersey biologico con romantici cuoricini. Un progetto facile che indosserai se una maglia che indosserai sempre, assolutamente d'accordo. Vediamo qua il figurino, veramente molto molto bello. Ha le maniche raglan ed è un numero 1A. Andiamo a vedere invece l'1B, che ha come differenza le maniche, che in questo caso sono maniche lunghe, ma la t-shirt è poi alla fine uguale. A me piace moltissimo con queste righe, tra l'altro ho anche del tessuto a righe in jersey da poter utilizzare. È una t-shirt che è emblema dello chic francese, tra l'altro ha iniziato Coco Chanel a indossare queste maglie a righe per la versione con 7 ottavi. Qui l'hanno pensata insieme ad un paio di short fantasia, però si può abbinare ai jeans, ai pantaloni blu, per esempio in questo caso perché le strisce sono, le righe sono blu, oppure un paio di pantaloni bianchi chiari, short, pantaloni lunghi, pantaloni anche a palazzo, con una gonnellina, e veramente anche con una gonna lunga la possiamo veramente abbinare con tantissimi outfit. Qui abbiamo un'altra versione, la 1C, che è con polsi a volant, cosa che a me piaceva tantissimo quando ero più piccola. Come puoi vedere nei polsi hanno i volant, molto belli anche questi. A me piacerebbe molto, sempre con i volant, però con la manica a 3/4. Quindi in modo tale che i volant partano da qui, un po' 1700, ecco, mi piace proprio, per dire proprio i miei gusti. E anche questo, per la realizzazione ci vuole un jersey, un single jersey. Qua vabbè è un tessuto molto particolare con teiere, quindi possiamo anche sbizzarrirci insomma con i tessuti anche molto carini e spiritosi. E qua abbiamo per esempio la possibilità di farlo con due colori diversi, come stavo dicendo prima, per esempio la maglia tutto di questo colore con questa bella fantasia, e per esempio sia le maniche e per esempio l'orlo profilato di un colore più scuro, un colore che ci sta bene ovviamente con questo tessuto, e anche le maniche, per esempio i volant delle maniche si possono fare sempre di un colore scuro come questo. Quindi con lo stesso cartamodello possiamo realizzare tantissimi modelli che sembrano diversi ma poi alla fine sono gli stessi. Qui c'è tutta la parte spiegata con tutte le spiegazioni, con tutta la parte insomma passo passo, in modo tale da poterla cucire anche se il primo t-shirt che cuci, e quindi è facilitato tutto questo, e hai qua tutte le dritte per poterlo fare al meglio. Ricordiamo che la Burda Easy ha i cartamodelli all'interno che sono facilitati, quindi non devi perderci la vista con cartamodelli che si intersecano gli uni con gli altri, ma come puoi vedere i cartamodelli sono unici, li puoi anche ritagliare direttamente. Io te lo sconsiglio perché magari lo stesso modello magari ingrassi, cambi taglia, lo vuoi fare per un'amica o per un parente o per venderlo anche per una tua cliente, puoi utilizzare tutte le taglie, quindi io ti sconsiglio di tagliare direttamente da qui, puoi utilizzare una carta a velina e fare in questo modo, in modo tale che rimangano belli protetti e intatti. Qui abbiamo invece la 2A, la giacca corta, una giacca, la vediamo qui, è una giacca che rimane dritta con lo scollo tondo senza nessun tipo di colletti, il taglio è squadrato ed è il tipico giacca Chanel alla francese, ecco.
che mi piacciono tanto, rimane molto dritta, quindi non è tanto avvitata e arriva più o meno al bacino, un po' sopra il bacino, diciamo a livello del bacino, ecco. I bottoni gioiello regalano una nota luminoso ed è con questo tessuto a quadri. Chiaramente noi possiamo utilizzare un altro tipo di tessuto. Qui abbiamo la 2B, questa è più, ricorda più le giacche di Chanel, perché è stata realizzata appunto con questo tessuto bouclé che ricorda ovviamente la moda Chanel. Guardiamo quanto è bella, anche indossata con i pantaloni come faceva Chanel, che la indossava con i pantaloni così larghi, con il cappellino veramente molto Parigi, ricorda molto Parigi. È stata realizzata in misto viscosa, ovviamente puoi utilizzare anche un cotone. Poi abbiamo un'altra versione che è la 2C, la giacca neon lunga, quindi questa rimane lunga. Sembra un po' diversa, infatti sono andata a controllare, invece questa è cioè la base della giacca è identica, solo che è stato aggiunto il colletto e poi il resto è identico, diciamo, però qua ha delle tasche, l'applicazione di tasche, e poi nell'orlo c'è una coulisse, quindi queste sono le differenze. Ovviamente rimane più sportiva, a me piace molto anche con il colletto, molto, però non mi piace con la coulisse, cioè la farei magari simile a questa, però fare una variante anche con il colletto, quindi in questo modo, cioè lo aggiungerei però facendo una giacca di questo tipo, almeno per i miei gusti. Poi questa ovviamente è un'altra tipologia di giacca che comunque può essere sempre utile, perché comunque è più sportiva, magari è stata realizzata in un tessuto, diciamo che è adatto alle piogge per esempio, perché è stato utilizzato il PVC e il mesh, che sono tessuti diciamo impermeabili. Qui nella parte delle istruzioni vediamo tutta la spiegazione passo passo, quindi tutte le 3 giacche, la 2A, 2B e 2C nelle loro varianti, e qua tutta la creazione diciamo della giacca. Anche qui abbiamo tutte le spiegazioni. Qui possiamo vedere un abito meraviglioso. Allora, fino adesso io mi farei tutto, devo dire la verità, poi facciamo magari un riassunto finale. Comunque io anche questa mi farei, perché è bellissimo questo abito, e mi farei proprio questo modello, il 3A, perché ha le maniche a palloncino, perché questa parte diciamo che scopre un po' le spalle, poi è avvitato, cioè tagliato in vita con un elastico, è veramente un abito fantastico. L'unica cosa che cambierei è la lunghezza, ma perché a me sta male, non per altro, perché è bellissimo anche così, se hai delle belle gambe perché non mostrarle, ecco. Con maniche a palloncino, è una fantasia che è stata utilizzata qui, è una fantasia provenzale. Ovviamente puoi utilizzare un qualsiasi tipo di tessuto, per esempio anche in viscosa, ma puoi utilizzare anche un tessuto, secondo me anche cotone, anche lino, tessuti che non devono essere troppo diciamo troppo robusti, ecco. Tessuti, ti consiglio tessuti leggeri, veramente bellissimo, meraviglioso. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. E qui abbiamo una variante, la 3C, questo ha la scollatura a Carmen, vabbè anche l'altra comunque la possiamo mettere con la scollatura a Carmen, perché comunque ha un elastico, e questo ha la differenza che è leggermente più lungo, guarda che carino, molto carino, e poi ha questo volant meraviglioso nella parte del davanti, cioè della parte superiore dell'abito. È veramente molto bello anche questo. Tra l'altro vorrei dirti che vale sempre il discorso che ti ho sempre fatto, cioè che qua viene proposto come abito, ma noi possiamo pensarlo come magliettina, come shirt, come una blusa. Facendola più corta la possiamo indossare per esempio con i jeans, la possiamo indossare con una gonnellina, la possiamo indossare con dei pantaloni di qualsiasi tipo. Diciamo sconsigliato, ecco, dato che è abbastanza larga, ti sconsiglio di utilizzarla, cioè ti sconsiglio di indossarla nel caso con pantaloni larghi, ecco. Quando è molto voluminosa la parte superiore
ti consiglio di rendere più minimale la parte inferiore, quindi utilizzando per esempio dei pantaloni che siano più slim, non pantaloni larghi. Questo è un consiglio di stile. Questa è un'altra versione, la 3B, il modello 3B, con volant e bretelline. Quindi in questo caso abbiamo il volant nell'orlo, come possiamo vedere qua, quindi questo bellissimo orlo. Le maniche sono lunghe, trattenute da una coulisse con l'elastico. La parte di sopra è sempre con l'elastico, però ha in più queste bretelline, che qua sono state realizzate nello stesso tessuto dell'abito, oppure le puoi utilizzare anche con un tessuto, anche con un nastro in raso, cioè puoi fartele tu, puoi sbizzarrirti veramente, puoi farle più larghe se le preferisci più larghe, più strette, se le preferisci più strette, insomma un po' come vuoi. A mio parere puoi anche non farle, perché modificando la lunghezza dell'elastico puoi tenerla, diciamo, nello stesso modo in cui hai visto gli altri abiti che abbiamo visto prima. Fammi sapere qual è quello che ti piace di più in assoluto. A me piace molto anche questo, con il volant finale, però con le maniche corte, me lo farei sempre, senza le bretelline. Quindi mi farei questi vestiti. Quindi mi farei questo con le maniche così e un pochettino più lungo. Qua lo farei identico, proprio identico, questo è molto bello. E poi questo lo si può fare senza, diciamo, simile all'altro con le maniche corte e con il volant, che rimane quindi più lungo. Io queste me le faccio sicuramente, anche perché ho tanta stoffa, tanti tessuti da poter utilizzare. Ecco qui il modello degli abiti 3A, 3B, 3C, eccoli qua, che sono fantastici, veramente bellissimi, li adoro. E qui c'è tutta la spiegazione, come puoi vedere, anche qua tutta la spiegazione, meraviglioso. Quindi vedete vedi come si fa l'applicazione del volant, bellissimo. E qui abbiamo il 4B, che è un altro modello. In questo caso abbiamo la blusa senza maniche, che è una blusa passepartout, la classica blusa che puoi indossare con una giacchetta per esempio, oppure non so, con un cardigan. Un altro esempio, ecco, questa per esempio si può abbinare alla giacca che abbiamo visto qui, ecco qua. Quindi sotto si può mettere una blusa come questa. Tra l'altro è molto carino il tessuto, mi piace tantissimo perché ha tutte le Tour Eiffel, fantastico. È tagliato nella parte del dietro, è tenuto con cioè unito con i bottoni. Il tessuto è jacquard, bottoni a pressione colorati, bottoni a pressione, che poi dietro ci si può anche sbizzarrire e chiudere, invece che con dei bottoni, con dei nastrini che poi puoi legare con dei fiocchi. Questa è una cosa che mi è venuta così. Qua abbiamo una variante, la 4C, che mi piace molto. Andiamo a vedere il modello nel dettaglio. Mi piace molto perché ha questi volant nella parte cioè i volant come maniche. Tra l'altro abbiamo anche il video tutorial su Burda Style. Che bellina, molto molto carina. Ecco, questo è il figurino, giusto per fartelo vedere. Vedi, la base è stata aggiunta, sono stati aggiunti questi volant, veramente carinissima, anche questa mi farei. Ed è stata realizzata in Popelin. Qua invece vediamo la versione 4A, che è versione corta. Questo per le giovanissime, che può indossare con i leggings, si può indossare con i pantaloni, i jeans slim e via dicendo. E comunque questa è quasi un top, però è elegante. È stato realizzato in un tessuto cangiante che rende il modello adatto anche alle occasioni particolari, sì, anche per uscire la sera, per andare a ballare, insomma, è veramente carino. Il dietro è uguale a quello precedente, quindi è tagliato sul dietro con i bottoni a pressione, è stato solamente realizzata più corta. La vediamo qui, la blusa, il modello 4A, 4B e 4C con tutte le sue varianti. Fammi sapere quella che ti piace di più. Mentre qui abbiamo la minigonna, stile sempre Chanelina, perché rimane un po' a campana, come puoi vedere, ed è la numero 5A, con bordo decorativo, realizzata in gabardine di cotone ed è caratterizzata da nastro ricamato con motivi macaron. Ovviamente questo lo possiamo mettere o non mettere, si può
utilizzare anche un tessuto tipo il jeans, per esempio, un cotone, per qualsiasi tipo di cotone che sia un pochettino sostenuto da questo punto di vista, cioè per quanto riguarda questa gonna, ed è veramente molto molto carina. E qua abbiamo la 5B, quindi una versione un po' diversa, perché è stata realizzata in tessuto bouclé e che è tipico Chanel, rimane sempre corta, però ha nella parte del davanti delle tasche, quindi la vediamo anche qui, molto molto corta, volendo la possiamo anche allungare e fare più lunga, è veramente molto bella. Qui abbiamo un'altra versione sempre della gonna con però l'aggiunta di volant, quindi un altro tipo di gonna, stesso modello, però un altro tipo di gonna, la minigonna con volant che rimane vaporosa. I volant partono dal bacino in giù con 3 volant, volendo se ne può fare anche solo uno a seconda dei propri gusti, ed è stato realizzato in twill. E qui abbiamo invece un altro modello, poi andiamo a vedere le gonne, che è il basco. Qua abbiamo più il modello del basco che io avrei voluto fare da tanto tempo. Chiaramente qua c'è tanto caldo in estate, quindi non credo che farò il basco, però compra la rivista in modo tale che hai il cartamodello e puoi utilizzare questo per fare il basco, e lo faremo insieme. Allora, i modelli delle gonne le vediamo qui, il 5A, 5B e 5C. Qui abbiamo tutte le spiegazioni come poterla realizzare, quindi molto molto dettagliate, mentre qui abbiamo la confezione del basco che faremo non adesso, lo faremo magari a settembre, quando fa un pochettino più, anche se anche qua a settembre fa caldo. Comunque vabbè, comunque è carino perché è stato realizzato il basco, perché è tipico cappello francese. Diciamo che il numero di Burda Easy ha come tema la Francia, comunque i modelli francesi, insomma parigini. Allora, qui ci consiglia come possiamo abbinare i vari modelli tra di loro. Quindi, come ho detto prima, come puoi vedere, il vestitino lo abbina alla maglia, qua la gonnellina alla maglia, quella il top, diciamo, con il volant. Qua invece indossa il vestito con il volant con questa giacca. Quindi ecco, diciamo sono tutte le possibili modi in cui possiamo abbinare fra di loro i modelli che ci propone Burda Easy, e questo io lo abbinerei, si potrebbe abbinare, vedi, un abbinamento che io ho fatto e Burda non ha pensato, o perlomeno ha preferito fare questi, è questo tipo di giacca abbinato con questo tipo di canotta, diciamo, di maglia, perché comunque è un passepartout, quella senza maniche, però intendo, che ti ho fatto vedere prima, di cui abbiamo parlato comunque prima. Abbiamo sfogliato insieme Burda Easy 2 2024, fammi sapere se ti piace, se lo comprerai. A me è piaciuto veramente tantissimo e mi piace tutto. Mi piace sia la maglia, quella che abbiamo visto all'inizio, la shirt con lo scollo alla Carmen, mi è piaciuto molto anche la giacca stile Chanel, mi è piaciuto molto anche questa blusa sia con le maniche che senza, che si può veramente sfruttare al massimo. Mi è piaciuto molto la minigonna, che io farei più lunga, però mi piace molto come è stata fatta la gonna, e poi gli abiti mi sono piaciuti tutti come ti ho fatto vedere prima. Quindi io questo numero super approvato, bisogna assolutamente comprarlo in edicola nei centri commerciali, quindi super approvato da me. Io ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanella, lasciarmi un bel cuoricino, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o sei passata, e se non sei iscritto al mio canale mi raccomando iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!